Il bebop è sicuramente tra i linguaggi espressi dalla musica jazz quello che più ha codificato gli elementi fondamentali di questa musica. Non che prima del bebop non si utilizzassero alcune cose, le quinte alterate o anche i cromatismi stessi, ma nel bebop diciamo che attraverso soprattutto il genio di Charlie Parker e di Bud Powell su tutti, ha veramente tradotto in codici queste peculiarità. Ora, il bebop è un linguaggio molto complesso, molto articolato. Noi siamo abituati sempre a pensare che il bebop è una musica veloce, e lo era. Una delle caratteristiche principali del bebop era proprio la velocità, quindi i pezzi erano quasi tutti suonati a tempo rapido, i temi sono molto fitti, molto difficili anche da studiare, da imparare, sia quelli di Charlie Parker che quelli di Bud Powell. Ma ovviamente noi dobbiamo cercare di panare un po' per capire e per capire come studiare, come avvicinarci a questo linguaggio. E la cosa che salta all'occhio, secondo me, è che comunque, pur essendo una musica molto complessa, veloce e articolata, come dicevo, è una musica estremamente ritmica, in cui il ritmo la fa sempre da padrone. Se voi provate a cantare una qualunque linea di un tema di Charlie Parker o di Bud Powell, senza cantare le note, ma soltanto cantandola ritmicamente, a parte pochissime eccezioni, per il resto scoprirete sempre che c'è un linguaggio ritmico veramente autonomo, cioè quelle linee stanno in piedi anche senza note, tant'è vero che anche i batteristi studiano molto spesso i temi di Charlie Parker sulla batteria, perché la cosa fondamentale è proprio il ritmo con cui sono espresse queste frasi. Ma da che cosa è dato questo ritmo? Certo, c'è dentro la cultura del riff, come abbiamo visto prima, c'è il senso dell'alternanza, degli accenti in battere, degli accenti in levare, sicuramente. Ma io direi che l'elemento che maggiormente ci aiuta a descrivere ritmicamente il bebop sono i cromatismi. Cioè i cromatismi non sono solo da intendere come, diciamo, linguaggio armonico, melodico, di connessione delle frasi, ma sono anche da intendere, e molto, da intendere ritmicamente. Per esempio, prendiamo un tema di Charlie Parker come Scrapple from the Apple. Già solo in questa prima frase abbiamo due cromatismi importanti. Il primo, di fatto il tema inizia sulla seconda nota, ma sentite la differenza che fa suonare 1, 2, 3, 4 e suonare 1, 2, 3, 4. No? Questo cromatismo prepara la frase in qualche modo, no? la posiziona ritmicamente. Un altro tema tipico di Charlie Parker in cui è evidente il cromatismo è Billy's Bounce. No? In questa frase questo cromatismo, che di per sé non è, come dire, non è indispensabile da un punto di vista melodico, volendo, la frase potrebbe essere tranquillamente. Ma invece questo cromatismo posiziona ritmicamente la frase. Quindi dobbiamo abituarci a considerare i cromatismi come degli appoggi ritmici su cui noi possiamo appoggiarci per iniziare una frase o per terminarla. Per esempio,
Sentite che ogni cromatismo che suono è posizionato ritmicamente in un certo modo. Uno dei modi sicuramente più utili per cercare di capire come utilizzare questi cromatismi è suonare i temi di Charlie Parker molto molto lentamente, in modo da cercare veramente di cogliere tutti i cromatismi e di capirne il senso ritmico. Serve soprattutto all'interno di una frase per sistemarla ritmicamente, per fare in modo che la nota giusta cada nel punto giusto, che sia un battere, che sia un levare, e che la frase inizi in quel punto, finisca esattamente in quel punto, che è estremamente importante, come dicevo prima, per l'intelaiatura ritmica del bebop. Quindi il bebop va pensato primariamente come una musica ritmica. D'altronde tutti i codici ritmici appunto diciamo cristallizzati nel bebop sono utilizzati da tutti gli strumenti, anche nel comping del pianoforte, il modo in cui il pianista posiziona gli accordi è sempre frutto di un approccio ritmico che deriva dal bebop, che fa parte del bebop. Nel prossimo episodio invece parliamo di come approcciare gli standard.